Buongiorno gente, benvenuti sul mio canale. Io sono Elvis e oggi cominciamo insieme una serie di video dedicati a un unico protagonista. Prestate attenzione, commentate con le vostre opinioni quando mi sbilancio in alcune speculazioni e se la tipologia di approfondimento vi piace potrò riproporla per altri personaggi. Ma questo dipende da voi. Intendo i mi piace, i commenti e le condivisioni. Se mancano questi elementi base, vi parlo onestamente, per me sarà un esperimento da non ripetere. Partiamo! Il violinista appare già nel prologo del primo volume e continua ad essere presente in tutta la saga. Nell'immaginario collettivo rappresenta l'essenza della storia dei caduti. Il primo personaggio a cui la maggior parte di noi fa riferimento quando pensiamo a Malazan. Appare in quasi tutti i libri ed è un POV importante per Steven Erikson, un tramite per il quale esprimere il suo pensiero. Ad agosto su Instagram ho chiesto a voi di scegliere il personaggio sul quale concentrare questa serie di video, in cui andiamo ad approfondire la storia nel corso dei romanzi. Nel torneo che abbiamo fatto sono arrivati in semifinale Kruppe, Trulsengar, Benno Svelto e Fiedler e voi avete scelto il nostro amato violinista. Se ancora non lo fate seguitemi su Instagram perché è lì che riesco a comunicare in modo diretto con voi. Io sono pronto a partire, vi avviso, non dovete preoccuparvi degli spoiler perché vi segnalerò con un cartello gigante il libro di cui andrò a parlare, perciò se vedete che quel volume ancora non l'avete letto potete fermare il video e recuperarlo in un secondo momento. Pronti? Partiamo! Determinare l'età del violinista è molto difficile perché ci viene descritto da Paran nel prologo dei Giardini della Luna come un ragazzo con pochi anni più di lui, eppure già nei libri successivi leggiamo che si considera vecchio e consumato. Sicuramente in questo frangente dobbiamo considerare anche il Gottmism, ovvero quella serie di eccezioni che dobbiamo prendere come buone nel primo tassello del libro dei caduti. Passando in rassegna diverse discussioni nei forum online, possiamo stabilire che il violinista nella sua prima apparizione possa avere tra i 23 e i 28 anni. Si presenta come un uomo robusto con i capelli rossi e lisci e una barba rossa, mentre gli occhi sono azzurri. Indossa spesso un elmo di pelle e un berretto. Per quanto riguarda l'armatura è un mix di pezzi stranieri sopra un'uniforme logora e macchiata. Al fianco porta una spada corta e sulla spalla un violino rotto, da cui deriva il suo nome. La sua patria è l'arcipelago Falari, sul continente di Contali. Prima di lanciarci nel ripercorrere le gesta del violinista nei Giardini della Luna, dobbiamo recuperare i frammenti che qui e là nei vari libri ci dicono cosa abbia fatto in precedenza. Dell'infanzia sappiamo poco o nulla. Potrebbe essere nato a Malaz City, nonostante la palese origine Falari, di sicuro ha passato lì parte dell'infanzia e dell'adolescenza, quando è stato apprendista muratore e ha instaurato una forte amicizia con Whiskey Jack. Non è chiaro se i due si siano conosciuti nei ranghi dell'esercito oppure prima, ma vi propongo la mia versione, la mia timeline. La prima campagna militare a cui Fiedler ha partecipato è quella a Sette Città, una campagna importantissima per la macro trama, ma anche per la storia degli Arsori di Ponti. Indipendentemente da quanto abbiate letto, sicuramente avrete sentito parlare della leggendaria nascita della Compagnia degli Arsori, avvenuta proprio a Raraku, a Sette Città. Nel periodo successivo ha modo di instaurare una solida amicizia con il comandante, tant'è che poi lo vediamo nella famosa scena del prologo dei Giardini quando raggiunge Whiskey Jack sui bastioni della fortezza di Mok e gli si rivolge con confidenza, comunicandogli che la situazione nel quartiere del topo sta sfuggendo di mano. A quel punto arriva l'Asin che spedisce Jack e la sua compagnia dove può essere più utile e secondo me la destinazione è proprio Genabakis. Gli Arsori di Ponti partecipano alla campagna del Cane Nero e a quella del Bosco di Mott, conquistando lentamente ogni metro del continente contro avversari temibili dal calibro di Caladan Brood, la Guardia Cremisi, gli Irregolari di Mott e i Tistandi. Mi rendo conto che le informazioni cronologiche che vi ho fornito finora non sono precise e potrebbero esserci degli errori, ma vi assicuro che ho fatto del mio meglio per radunarle e dar loro un senso logico.
Ovvio che se la pensate diversamente o se potete aiutare la community dissipando qualche dubbio, scrivete nei commenti quello che sapete. Grazie in anticipo. In quegli anni i Malazan sono riusciti a instaurare la formidabile alleanza con i Morant, che hanno consegnato loro le munizioni Morant di cui hanno cominciato a occuparsi gli zappatori, tra cui i nostri fidati violinista e Edge. Fiddler avrà sempre un rapporto molto stretto con questi manufatti pericolosi, imparando a usarli sempre meglio e con molteplici funzioni e usi. Adesso, miei cari, è ora di addentrarci nel primo libro della saga. Venite con me! Della scena del prologo abbiamo già parlato. Immaginiamo il nostro protagonista mentre attraversa anni di terribili battaglie su Genabakis, fino ad arrivare a Pale. Gli assori di Ponti si trovano nei cunicoli e nelle grotte scavate sotto al campo di battaglia, quando la magia si scatena e purtroppo rimangono quasi tutti uccisi nei crolli delle gallerie. Si salvano in una quarantina e solo perché sono i più vicini all'uscita, ma non solo. Per la prima volta, quasi sotto traccia, ci viene raccontato del sesto senso di Fiddler per le brutte sensazioni. È stato anche grazie al suo istinto che i pochi superstiti si sono dati una mossa per uscire. Dopo la catastrofe, Edge e il violinista passano ore nel tentativo di recuperare qualche compagno dalle macerie. Un'altra delle sue brutte sensazioni l'avverte quando Paran viene assassinato da Dolente. Certo che è uno zappatore molto particolare, non trovate? Tattersall battezza questa sua qualità come un talento naturale rarissimo. Quando la squadra di Whiskey Jack si trova sui tetti per lasciare Pale, il violinista appoggia il cinturone con la spada, beccandosi una presa in giro dal sergente perché era già successo che la dimenticasse e poi una strigliata dal gran pugno. Una scena divertente che in seguito si fa seria. Il Falari dimostra ancora di avvertire il pericolo, qualcosa sta per scatenarsi in quel luogo e infatti qualche ora dopo arriverà un segugio dell'ombra. Wow! I Morant neri trasportano la squadra fino alla sponda nord del lago azzurro, consegnando agli zappatori un'intera fornitura di munizioni. Ce ne sarà un gran bisogno nella missione ad Arushistan. Arrivati con un peschereccio in città, infatti, i due genieri acquistano un carro pieno di ciottoli, utili a rendere realistica la loro copertura. Gli arsori si fingono manutentori delle strade, andando a inserire munizioni Morant sotto gli incroci più importanti. Sicuramente Fiddler avrà sfruttato le sue capacità da ex muratore. Giorni dopo vediamo i nostri eroi seduti al tavolo in una baracca, ingannando la noia con una partita a carte col mazzo dei draghi. Fiddler imposta ogni volta un gioco diverso, con regole sempre nuove, cosa che diverte e irrita allo stesso tempo i suoi compagni di gioco, che comunque non mancano mai. La scena si ripete in una locanda all'arrivo dell'aggiunto Lorn, e qui capiamo che quelli del Falari non sono semplici giochi inventati, ma effettive letture del mazzo dei draghi. Estrae una carta specifica, obelisco al contrario, invertito, e la mostra a Lorn. In molti pensano che questo predica la morte della ragazza. È bravo, ci sa fare. Spostiamoci alla festa di Lady Simtal, dove alcuni membri dello squadrone di Whiskey Jack si sono intrufolati come guardie. Arriva il tiranno Yegut a fare danni terribili. Ecco allora che il violinista e Edge decidono di far saltare le mine sparse per la città. Per fortuna, e dico per fortuna, il demone Galein scatenato da Lorn li fa tornare indietro così che Kalam possa avvisarli di un piccolo dettaglio che non hanno notato. Sotto le strade della città è pieno di tubazioni contenenti il gas che dà luce ai lampioni. Se facessero esplodere le mine, Darushistan non esisterebbe più, scomparirebbe. Sul finale, Kalam e il violinista decidono di staccarsi dai loro compagni per perseguire una missione del tutto diversa: portare a casa la giovane recluta Dolente, ora Apsalar. Ritroviamo il nostro eroe nel secondo volume della saga, uno dei pochi assieme a Kalam, Crocus e Apsalar. Hanno navigato da Genabakis al nord di 7 città, arrivando vicino a Erlithan,
con lo scopo non dichiarato di arrivare fino al cuore del deserto sacro di Raraku. L'obiettivo di facciata è quello di portare a casa la ragazza sulla costa di Kontali, ma la missione segreta è di andare direttamente a Unta così che Kalam possa tentare di assassinare l'imperatrice Lasin, colei che ha dichiarato fuori legge l'intera armata del Munco e gli Arsori di Ponti. Tac! Si parte alla grande, eh? Più avanti nel libro scopriamo che questo piano è stato ordito con l'illustre aiuto di Bello Svelto e che Apsalar potrebbe rivelarsi di grande aiuto. In pratica la tengono in panchina come secondo pugnale indirizzato a Surly, sperando che le memorie della possessione di Cotillon su di lei possano darle la giusta determinazione e soprattutto le capacità necessarie. Il patrono dei Secari apparentemente odia Lasin, aveva preso possesso della ragazza proprio per tentare un assassinio. Ma non divaghiamo, restiamo concentrati sul protagonista di questa storia. Una volta arrivato a Erlistan, la trova già in tumulto. C'è aria di ribellione ovunque ed è per questo che si traveste da Graal. Di certo non può sbandierare la sua origine Malazan. Parentesi, si trovano lì solo di passaggio affinché Kalam possa prendere contatti con un suo vecchio agente. Nel trambusto, Fiddler salva due ragazzini da una bruttissima fine. Nell'accompagnarle a casa trova la gratitudine del nonno, un evocatore di spiriti Tanno di nome Kimlock. Il vecchio regala a Fiddler una conchiglia per dargli protezione, dopo averlo scoperto come Maladan e come Arsori di Ponti. Parlandone con Kalam, anche quest'ultimo conferma di aver notato segni premonitori di ribellione in città. La rivolta contro i Maladan è vicina. Ecco che il sicario ha un'idea pericolosa per far traballare il trono di Lasin, consegnare personalmente il libro di Drina nelle mani di Shaik, così che la ribellione possa avere inizio. Il violinista è favorevole alla ribellione, ma è anche convinto che se saranno loro a farla partire, potrebbero essere accusati di tradimento. O meglio, si sentiranno in colpa per l'eternità, per aver fatto partire un meccanismo che alla fine ucciderà moltissimi loro connazionali. Sono ancora soldati, in effetti. La lite tra i due, Arsori di Ponti, ha portato alla divisione del gruppo. Kalam se ne va, preferendo proseguire da solo. La mattina seguente il piccolo gruppetto è in partenza. La destinazione è Raraku. Fiddler mantiene il travestimento da Graal, mentre Apsalar e Crocus fingono di essere sposi novelli in pellegrinaggio nelle città sante. Quasi una settimana di noioso cammino dopo, il gruppo si trova alle porte di Gdanisban quando una guardia si mette davanti a Fiddler impedendogli di passare. Il suo cavallo lo afferra tra le mandibole strappandogli la carne dalle guance, dal naso e dalle labbra. Una scena tanto disgustosa quanto epica. La città è inaccessibile perché sta avvenendo un'epurazione contro i nobili Malazan. Il violinista guida gli sposini dentro le mura dove cominciano a vedere gruppi armati in lontananza, cadaveri per le strade e segni di combattimenti. Escono dalla città dalla porta sud, lasciandosi alle spalle il terribile massacro compiuto dai ribelli. Non fanno nemmeno in tempo a tirare un sospiro di sollievo che notano una nuvola di polvere al loro inseguimento. La tribù dei Graal. Si lanciano nel deserto, affrontando il vortice, con la speranza di allontanare i Graal che vogliono conoscere il famoso disertore con il cavallo pazzo. Il violinista, si intende. Si imbattono in una strada lastricata molto particolare, sembra quasi fuori posto a 7 città. Conduce al cuore di Raraku, la casa Zat chiamata Tremorlor. Ore più tardi vengono travolti da molti nemici. I Graal da una parte, i Divers dall'altra. La battaglia è terribile. Fiddler rimane ferito alla caviglia, Crocus è spaesato e confuso e Apsalar cerca di combattere come può. Per fortuna arrivano Mappo e Icarium che risolvono la situazione e traggono in salvo i Malazan, conducendoli nel tempio di Teser, dimora del sommo sacerdote dell'ombra Iskaralpust. Signore e signori, questo è solo il primo episodio di una serie molto complessa. Vi è piaciuto? Nei commenti voglio sapere cosa ne pensate e se avete qualcosa da ridire o da aggiungere. Lì c'è spazio in abbondanza. Fatemi sentire il vostro apprezzamento così posso andare avanti con questa storia.
Per chi volesse sostenere il canale, oltre alle azioni gratuite di like e condivisione, nel Linktree in descrizione trovate la pagina Ko-fi per una piccola donazione, oppure la lista desideri a tema libri. Insomma, date pure una sbirciatina tra le mie cose. Noi ci si vede alle prossime puntate. Ciao gente!